Volevo parlare di come allontanare negatività nella nostra vita. Perché mi è venuto in mente questa cosa? Perché spesso ci sono dei fraintendimenti su cosa si intende per negatività e su che ruolo abbiamo noi nell'attirare periodi negativi e nell'allontanarli. Innanzitutto di che parliamo? Parliamo di quando abbiamo dei periodi in cui tutto sembra remare contro, quando ci sentiamo stanchi, quando ci sentiamo depressi, quando non riusciamo a ottenere quello che vogliamo e quando sembra che siamo circondati appunto da anche persone che non, o comunque atmosfera, diciamo, piena di rancore, di invidia, di energie comunque non particolarmente felici, ecco. E quindi ci sentiamo immersi in un periodo in genere negativo, ecco, diciamo così, ne parliamo come di negatività. Quando parliamo di negatività in questo modo è come se allontanassimo l'origine di questa negatività su qualcosa di esterno a noi. E in parte è vero, però in parte noi creiamo questi periodi negativi, in parte ne siamo, diciamo, complici, ecco. Quello che volevo sottolineare oggi è come evitare da parte nostra, se non altro, di facilitare appunto questi periodi negativi. Eventi negativi, mettiamo che non ci piacciono, capitano abbastanza di frequente. Solo che a volte riusciamo ad affrontarli in maniera abbastanza pratica, facile, in maniera diciamo con energia, eccetera. Altre volte no, appunto perché ci sentiamo scarichi, ci sentiamo depressi, ci sentiamo senza appunto la forza necessaria per affrontarli. Poi ci sono dei periodi in cui sembra che proprio arrivino tutti insieme e altre che invece ne arrivano di quando in quando, insomma, ecco. Cos'è che fa la differenza basicamente, no? Visto che comunque eventi che sono negativi possono capitare, quando più, quando meno. Fa la differenza una forza nostra interiore che a volte però ci manca e questa forza interiore permette da un lato di superare questi ostacoli, questi eventi negativi in maniera diciamo anche abbastanza facile e semplice, per cui non ci sembrano neanche particolarmente difficili questi ostacoli da superare, e altre volte addirittura ci permette di evitarli ancora prima che arrivino. Perché? Perché ha una forza interiore che ci permette di fare delle scelte, di prendere delle decisioni all'origine che sono costruttive per noi e che sono giuste, diciamo, per noi, che ci facilitano la vita. Se invece manca questa forza interiore, da un lato non sappiamo cosa vogliamo, quindi navighiamo a vista. Sembra che tutto capiti a noi, quindi come qualcosa di esterno, siamo invischiati in sentimenti negativi, di rancore, di rabbia, di frustrazione. Facciamo scelte nefaste per noi, in primis, appunto perché se agiamo sotto l'influenza di questi sentimenti negativi, agiamo nel momento in cui non sappiamo bene cosa vogliamo, dove vogliamo puntare, è ovvio che le scelte, le decisioni che prendiamo non sono prese, diciamo, in maniera cosciente, in maniera in linea, diciamo, con quello che effettivamente ci fa star bene. E poi non abbiamo appunto la forza per andare avanti o per cambiare una situazione in cui ci sentiamo invischiati.
Quindi come facciamo ad avere questo tipo di forza, a risvegliarla in noi? Ad allontanare poi queste negatività dalla nostra vita, no? Abbiamo detto che se riusciamo a costruire questa forza interiore, questa ci permette da un lato di affrontare eventi, ostacoli difficili, eccetera, dall'altro a evitarli fin dall'inizio, sia a livello presente che nel futuro. Abbiamo un grande alleato, l'inconscio o mente profonda, come la chiamo io. In magia, diciamo dal punto di vista esoterico, l'inconscio è considerato il portale ai piani sottili, alle dimensioni sottili. Quindi con gli atti magici noi utilizziamo l'inconscio per accedere a questi piani sottili e per piantare dei semi nell'inconscio in modo che diventino delle pianticelle sul piano poi materiale fisico in maniera diciamo spontanea e naturale. Quindi immaginate l'inconscio come un giardino dove la terra è molto fertile e che nutre ogni seme che noi piantiamo in questa terra, qualunque seme, d'accordo? I semi sono le nostre intenzioni. Mettiamo, voglio cambiare lavoro, voglio un certo tipo di lavoro. Questo è un'intenzione. Noi piantiamo, già formulando questa intenzione, piantiamo un seme in questa terra fertile dell'inconscio. E questa però va nutrita, il seme va nutrito non solo dalla terra, ma anche dai nostri pensieri, dalle nostre emozioni, dalle nostre parole. Perché? Uno, se i nostri pensieri, le nostre emozioni, le nostre parole non sono in linea con questa intenzione di voler cambiare lavoro, con le nostre intenzioni quindi, questo seme muore, non viene nutrito, d'accordo? E la pianta non nasce sul piano fisico. Seconda cosa, noi possiamo, senza volerlo, senza intenzione della mente conscia, piantare dei semi negativi in questa terra fertile dell'inconscio, che nutre questi semi che sono in realtà portano delle piante che non ci fanno stare bene. E le piante sono degli eventi, no? Dei cambiamenti nella nostra vita. Le pianticelle sono i cambiamenti che si manifestano nella nostra vita, eventi, situazioni, che possiamo creare coscientemente attraverso appunto dei semi che noi piantiamo in maniera cosciente nella mente inconscia, nella terra fertile la mente inconscia o inconsciamente, perché l'inconscio non distingue, non è come la mente conscia che è capace di decidere, di giudicare se qualcosa va bene per noi o meno. L'inconscio no, l'inconscio è la parte della nostra mente che regola in automatico, per esempio, il nostro respiro, i meccanismi del nostro corpo, no? La digestione, il respiro, la produzione di ormoni, eccetera, eccetera. Quindi lavora in automatico, è proprio come una terra del giardino. Tutto ciò che noi piantiamo viene nutrito e cresce. Quindi se noi, per esempio, abbiamo l'intenzione di cambiare lavoro e piantiamo questo seme nella mente inconscia, nella terra della mente inconscia, questo da solo non basta, va nutrito con sentimenti, con parole, con pensieri che nutrono questo seme. Perché se invece cominciamo a dire no, in realtà non ce la farò mai a cambiare lavoro, non credo di poterlo veramente trovare, abbiamo comunque un atteggiamento fatalista, ci autocritichiamo, non siamo veramente convinti che questo cambiamento sia possibile, non crediamo in noi stessi,
questo seme va a morire e in più viene piantato un altro seme in linea con questi pensieri, con queste emozioni negative, cioè che non rimaniamo nel posto di lavoro dove siamo, non troveremo il lavoro che vogliamo, perché l'inconscio appunto non distingue, recepisce queste idee, queste emozioni, questi pensieri come appunto delle cose che deve nutrire, dei semi che deve nutrire. E quindi nutre questi semi invece della intenzione iniziale di voler cambiare lavoro. Attenzione, stessa cosa succede se questi sentimenti, queste critiche, questi sentimenti negativi, questi atteggiamenti disfattisti, eccetera, non sono rivolti a noi stessi, ma sono rivolti ad altre persone o ad altre situazioni in generale. D'accordo? Perché? Perché l'inconscio non distingue. Quindi, se spettegoliamo nei confronti di altre persone, se critichiamo in maniera non costruttiva altre persone, se coltiviamo rancore, rabbia, sentimenti di invidia, eccetera, eccetera, nei confronti di altre persone, siccome l'inconscio non distingue, nutre questi semi che piantiamo come se fossero rivolti a noi. Perché percepisce questi semi che piantiamo come se fossero delle intenzioni che vogliamo per noi stessi. Quindi comincerà a lavorare in modo che noi riceviamo nella nostra vita situazioni di questo tipo, cioè più invidia, più gossip contro di noi, come se li volessimo noi nella nostra vita. Quindi tutto ciò, tutti questi sentimenti, queste parole, questi pensieri negativi, rancorosi, disfattisti, eccetera, eccetera, nei confronti di altre persone, vanno a nutrire dei semi nel nostro inconscio che farà sì che si manifestino nella nostra vita, non nella vita delle persone a cui li rivolgiamo. D'accordo? Quindi cosa dobbiamo fare? Per evitare appunto la manifestazione di negatività nella nostra vita. Ora non dico che siamo la unica causa, però sicuramente questo atteggiamento che ho descritto fino adesso facilita, permette, aiuta la manifestazione di negatività nella nostra, di fattori negativi, diciamo, nella nostra vita. D'accordo? Quindi io vi consiglio di smettere di criticare se stessi, voi stessi, quindi iniziare a fare attenzione a come parliamo noi stessi, fare attenzione a come pensiamo, cosa pensiamo di noi stessi, come ci rivolgiamo a noi stessi. Non dirvi che siete stupidi, che non ce la fate, eccetera, eccetera. Evitare. Stop parlare male degli altri, il famoso gossip, perché poi piantate questi semi nel vostro inconscio che attirerà, manifesterà questo tipo di situazione nella nostra vita. Quindi anche sentimenti rancorosi nei confronti di altre persone producono, diciamo, situazioni in cui saremo oggetto di sentimenti rancorosi nella nostra vita. Fare una lista della gratitudine, perché? Perché crea dei sentimenti positivi, trasforma, fa una specie di, si parla di alchimia emozionale, no? Cambia i sentimenti di rancore, di frustrazione in sentimenti di gratitudine, che è uno dei sentimenti con vibrazioni più alte, e quindi appunto nutre questo tipo di sentimento nella nostra vita che permetterà la manifestazione di eventi che ci faranno oggetto di gratitudine o comunque eventi positivi nella nostra vita. Ho creato un video che trovate nel mio canale YouTube che parla appunto di come fare una lista della gratitudine proprio per attirare prosperità nella nostra vita. Metterò il link qui in alto.
E poi fare l'esercizio, per esempio quello che ho creato qualche tempo fa, che ho postato su YouTube, l'esercizio veloce con l'elemento aria ai tarocchi. Anche quello lo posterò qui in alto il link nel mio canale YouTube, quando posterò questo video nel canale YouTube. E in questo caso vi consiglio di meditare appunto attraverso questo esercizio veloce con le carte, per esempio, della forza oppure la carta del sole, perché sono appunto quelle carte che permettono di risvegliare questa forza dentro di noi e di aumentare le nostre vibrazioni, piantare semi positivi per noi nel nostro inconscio. Quindi, tanto per riassumere e essere chiari, come allontanare, come evitare future negatività nella nostra vita, come allontanare quelle presenti. Dobbiamo in parte anche cambiare, diciamo, le nostre vibrazioni, aumentarle e risvegliare questa energia che è dentro di noi, che ci permette, uno, di affrontare quelle presenti in maniera più facile, due, evitarle proprio per il futuro. Questo come? Soprattutto lavorando a livello inconscio. Perché? Perché a livello inconscio, in chiave esoterica, l'inconscio è il portale a delle dimensioni più sottili, in particolare la dimensione eterica e quella astrale, per cui ciò che sedimenta nel nostro inconscio come un seme in una terra fertile viene a diciamo, creare il corrispondente nel piano astrale, che quindi si manifesta nel piano fisico. Quindi attenzione, perché i semi positivi possono essere nutriti, i semi negativi possono essere nutriti. Per nutrire quelli positivi nella terra fertile dell'inconscio bisogna continuare ad avere dei sentimenti positivi verso noi stessi e gli altri. Attenzione a come parliamo a noi stessi, attenzione a come parliamo agli altri, attenzione a cosa pensiamo di noi stessi, attenzione a cosa pensiamo degli altri, sempre essere costruttivi. Non vuol dire evitare le critiche, ma critiche che non tendano a buttar giù noi stessi e gli altri senza, cioè in modo non costruttivo. Ecco, critiche che aiutino a migliorare, non associate a sentimenti di rivalsa, a sentimenti di rancore, eccetera, quelli più egoici, diciamo. Fare appunto delle, tipo l'esercizio, quello con la carta del sole e della forza, che permettono appunto di risvegliare e di piantare dei semi positivi e di nutrirli soprattutto nella terra fertile del inconscio. Questa è una cosa di cui volevo parlare da tempo, perché si pensa sempre, si parla di attenzione ai pensieri nei nostri confronti, alle parole nei nostri confronti, eccetera, eccetera, però in realtà bisogna fare attenzione anche a come ci rivolgiamo all'ambiente esterno, alle persone esterne a noi, perché poi il concetto chiave è l'inconscio non distingue. Tutto ciò che sedimentiamo, piantiamo nella terra fertile dell'inconscio, poi alla fine si crea nella nostra vita. Se avete domande ora bene, se no potete benissimo postarle nei commenti della diretta, e poi quando posterò il video in YouTube potrete anche farmele lì direttamente in YouTube nei commenti. Ciao!